Questa settimana l'arte del Vangelo racconta l'esortazione di Gesù ai discepoli: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Diversamente dal solito, questa volta utilizziamo due opere dello stesso pittore, e cioè James Tissot, soffermandoci sulle sue caratteristiche. È curioso che Tissot, pittore francese del XIX secolo, di cui qui vediamo l'autoritratto, si chiamasse in origine Jacques Joseph e abbia avuto un padre ricco commerciante di tessuti, quasi come San Francesco. Un po' come San Francesco, poi, a 17 anni si ribella alla volontà paterna che lo vedeva proseguire l'attività di famiglia e, con il sostegno della madre convinta cattolica, si dedica invece all'arte. D'ora in poi si farà chiamare James, nome con cui è conosciuto. Divenne celebre sin da giovanissimo per i ritratti femminili e mondani, influenzati da Degas, Whistler e dalla grafica giapponese. Esiliato a Londra per le sue simpatie rivoluzionarie al tempo della Comune di Parigi del 1870, si creò qui un vasto pubblico di ammiratori. Diversamente da San Francesco, James rimase molto ricco, ma volle comunque dedicare i suoi ultimi anni a illustrare la Bibbia. Nel 1885, in seguito a un'esperienza mistica vissuta all'interno della chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, decide di cambiare radicalmente la propria arte. Lascia la mondanità parigina e londinese, abbandona i soggetti salottieri che gli hanno regalato tanta fama e, suscitando grande stupore nei suoi contemporanei, sceglie di dedicarsi esclusivamente alla rappresentazione di temi sacri. Realizzò ben 365 opere, una imponente serie di immagini ispirate dapprima ai Vangeli e poi anche all'Antico Testamento nei 10 anni in cui visse in Terra Santa. I disegni di questa serie sono stati utilizzati da famosi registi per realizzare film moderni come Steven Spielberg, Indiana Jones alla ricerca dell'Arca Perduta 1981, e Martin Scorsese. Non a caso nel 2022 si è tenuta al Musée d'Orsay a Parigi una mostra denominata James Tissot, l'ambiguità moderna, dedicata proprio a mettere in evidenza come una forte sensibilità cinematografica abbia contrassegnato l'opera di James Tissot, sostenitore della pittura narrativa, ancor prima della nascita della settima arte. La prima opera che vediamo è l'Esortazione agli Apostoli, una illustrazione tratta da La vita di nostro Signore Gesù Cristo, realizzata nel 1898 e ora esposta al Brooklyn Museum a Brooklyn, New York, Stati Uniti. Gesù è seduto, attorniato dagli apostoli che lo ascoltano con grande attenzione. Le rocce e l'ombra dei rami creano una situazione di grande intimità. Gesù parla di un amore così grande da essere anteposto a quello per la propria madre o la propria stessa vita. Eppure, egli sa riconoscere l'amore anche nel dare un solo bicchiere d'acqua fresca. I discepoli ascoltano ed è come se loro, e noi con loro, fossimo i destinatari di questa acqua
capace di dissetare in profondità il nostro animo. Vediamo adesso l'opera Gesù predica, realizzata nel 1894 e ora anch'essa al Brooklyn Museum di New York. L'opera è caratterizzata da una grande cura per i dettagli del paesaggio e dell'ambientazione che Tissot aveva studiato durante i suoi viaggi in Palestina. Qui Gesù non parla solo ai discepoli, ma a tutti, e del resto quanto dice ai primi vale per ogni credente. La folla ascolta, esita, non sempre comprende. Così come accade a noi per quelle parole così strane: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, versetti 37-42.